Ciao a tutti, ben ritrovati. Oggi andremo a vedere cosa è successo durante il trofeo ARC Matrix 2021 svoltosi sull'impianto di Fontanellato. Su questa pista, per darvi un contesto, ci ho corso solo 2 volte in tutta la mia vita. La prima 13 o 14 anni fa più o meno, quando ero molto piccolo, e la seconda 5 anni fa. E purtroppo in quest'ultima occasione, però, durante le qualifiche mi sono appoggiato per un mio errore a un muro, ma leggermente, e nonostante questo ho distrutto la macchina, ho piegato anche il telaio e quindi mi sono dovuto ritirare e non ho potuto neanche affrontare la finale. Detto questo, oggi i partecipanti sono poco meno di 20 e il livello è medio-alto. Non ci sono super campioni, professionisti, però c'è parecchia gente che va forte e infatti ritrovo alcuni piloti che erano insieme a me nella finale C del campionato italiano costruttori che si è svolto a Fiorano poco meno di un mese fa. Essendo comunque questa una gara relativamente tranquilla, decidiamo di non andare a provare qualche settimana prima o addirittura il sabato prima della gara. La gara si svolge solo la domenica, quindi ci presentiamo in pista la domenica e il problema è che scopriamo che siamo solo noi ad essere arrivati pronti via. Tutti gli altri sono o gente che conosce la pista a memoria perché è gente del posto, oppure gente che ha provato il sabato prima. Quindi niente, partiamo già con un piccolo handicap, ma non è un problema, ci sono abituato. Anzi, diciamo che sfrutto questo svantaggio per stare più concentrato. So che dovrò dare il 110% perché è praticamente per me come se fosse una pista nuova. Mm, la cosa positiva è che però quest'anno finalmente abbiamo trovato un ottimo setup di base per la macchina e quindi quando arriviamo su una pista nuova non siamo in mezzo a una strada, non dobbiamo partire da zero e infatti metto giù la macchina la mattina e al terzo pieno, considerato che il primo l'abbiamo fatto grasso per vedere se il motore funzionasse bene, eccetera, eccetera, al terzo pieno stampo un tempo allucinante, 10,9, che sarà anche il giro più veloce della gara, che fa un altro ragazzo, e questo giro sito alla mano sembra anche il record della pista. Non so da quanto non venga aggiornato il sito, ma il sito della pista dice che il record era 11,3. Io al terzo pieno faccio un 10,9, quindi rimango di stucco, ma mi dà molta fiducia perché vuol dire che pronti via la macchina è già a posto e le misure della pista più o meno le ho prese. Detto questo, adesso mentre sullo sfondo scorrono le immagini del warm-up, vi racconto cosa è successo durante le qualifiche perché quelle non le ho registrate. Vengo messo nel secondo gruppo e il problema è che ci sono un paio di piloti parecchio più lenti e quindi fanno perdere del tempo. Loro sono correttissimi, fanno sempre passare, danno strada, ma essendo questa una pista molto piccola e molto stretta, il sorpasso è difficile e quindi quando tu arrivi dietro a loro, magari loro ti fanno passare la curva successiva, è tutto tempo perso. Inoltre mi tengo un piccolo margine, non sono al limite in qualifica perché la pista praticamente, come ho già detto, non la conosco. Ci ho provato nelle prove libere del mattino credo un quarto d'ora e non ho una confidenza totale, quindi mi tengo un margine di errore, non spingo al limite e nonostante questo alla fine delle qualifiche sono quinto. Contento anche perché i primi 4 sono lontani 3-4 secondi, tutti vicini. Il margine il distacco non è molto ampio. Per la finale invece che andremo a vedere adesso, cosa dire? Appunto, visto questo distacco ridotto tra i primi, sembra non esserci nessuno che abbia un passo così forte, così superiore da andare via. La pista è una pista molto stretta e tutta curve dove bisogna rimanere super concentrati, la pista non dà mai un attimo di respiro, non sono rettilinei dove puoi un attimo, tra virgolette, rilassarti. E il problema sono i cordoli, perché tutti i cordoli sono altissimi e quindi possono succedere due cose. Se il cordolo tu lo tocchi a bassa velocità fa effetto leva, cioè ti fa capottare la macchina, o se lo tocchi in accelerazione fa decollare la macchina, tipo aeroplano. Quindi bisognerà starci sicuramente lontani perché sono tutti da evitare. Il consumo gomme abbiamo visto che non è esagerato, ma non è neanche bassissimo. E non avendo amici in pista che ci possono dare una mano nel cambio gomme,
decidiamo di affrontare la finale su un solo treno. Facciamo l'azzardo di partire con delle mescole più dure, 35-37, e ci giocheremo la finale così. L'altra mia paura, grossa paura, è che partendo quinto, cioè in mezzo al gruppo, su una pista così stretta e piccola, la partenza sarà una strage, e io, avendo delle gomme più lente sicuramente all'inizio, dovrò stare attento a non farmi picchiare dagli altri, a lasciar passare in modo intelligente, avendo una strategia diciamo di lungo periodo, su lungo termine per la gara. E bene, direi che abbiamo detto tutto, siamo pronti per andare in pista. Ma non parte il countdown, non fa il countdown, stiamo fermi a aspettare cosa? Ah, parte così secco dal 5, cioè non 10-9, va bene, ok. Rivediamo cosa è successo alla partenza. Il mio spunto è stato buono, tengo l'interno alla prima curva, proteggo la posizione, quindi mantengo la mia quinta posizione. Il fatto cosa succede? Che però, prima di entrare sul rettilineo, la macchina bianca davanti a me allarga, va sullo sporco, e quindi io mi infilo all'interno, ma per evitarla sto troppo interno, faccio una traiettoria strana dove devo chiudere il gas, non la faccio bella rotonda l'ingresso nel rettilineo, e quindi la bianca dopo subito mi si riaffianca e in fondo al dritto di cattiveria pura mi si rinfila all'interno. Cioè cazzo, siamo al primo giro e questo in fondo al rettilineo già mi si è infilato dentro. Se io lì non gli avessi dato lo spazio, la buttavamo già a muro tutte e due. Brutta storia. La macchina verde che ho dietro è quel simpatico amico che a Fiorano al primo giro mi è entrato a kamikaze e mi ha picchiato, quindi devo stare molto attento a lui. Ecco, lo sapevo. Cioè, guardate come mi arriva sotto. Arriva a tirare la staccata un pelo lungo che se io fossi stato un attimo un po' più indietro mi avrebbe preso e sarebbe successo esattamente quello che succede alle due macchine che ci seguono. Cioè, lo prende all'interno e lo ribalta. Di merda. Lo sapevo. Per fortuna non è andata malissimo. Mi ha pizzicato, non ho avuto nessun problema, per fortuna. E il pezzo di merda che avete sentito nell'audio se l'è meritato, mi spiace dirlo, perché una volta può capitare, ma tutta questa serie di cose no. Lui ha una guida sempre così troppo irruenta, non è corretta. Comunque prima del rettilineo al largo lo faccio passare. Io devo calmarmi, devo gestire la mia gara di intelligenza e poi vedremo se alla fine riderà lui o riderò io. Allucinante, cioè guardate le due macchine davanti a me, si picchiano, la verde non mi calcola minimamente, tenta subito di rientrare in traiettoria mentre arrivo io, mi picchia e io dico almeno qua, cioè molla, alza il dito, mi hai picchiato, che eri fuori traiettoria, mollami, lasciami andare, provo a forzare per stare davanti, lui tiene giù, non guarda niente, tiene giù e io devo ancora una volta mollare dagli strada perché altrimenti finiamo male. Boh, sembrano tutti pazzi qua.
mamma mia, posso tirare un attimo il fiato adesso, sono passati solo 2 minuti ed è già successo di tutto praticamente. Per fortuna non ho riportato danni, adesso le posizioni si sono un attimo delineate, il gruppo si è sgranato fortunatamente. Adesso inizia la mia gara, devo iniziare a lavorare sotto traccia, martellando il mio ritmo, perché ora la mia strategia è sul lungo periodo, io non cambierò le gomme, non sarò il più veloce in pista, ma devo martellare testa bassa e rimanere concentrato. La macchina bianca che ho dietro è il primo, cioè neanche a 5 minuti di gara ho già quasi un giro di svantaggio. Non bene, ma non importa. Teniamo duro. Ecco, proprio quello che mi aspettavo. Lui è velocissimo, però vedete quanti rischi si prende. È uscito sullo sporco, è andato di traverso nel prato. La mia gara si deve basare su questo. Io un po' più lento, più conservativo, gli altri vanno anche a un ritmo forsennato più veloce, ma si prendono dei rischi che potrebbero costargli molto cari. Come cazzo fa? Sembra si punta sulle gomme davanti, figa. Sembra quasi che capotta nel fondo, si punta sulle gomme davanti. Il mio problema principale adesso all'inizio gara è questo: ho delle gomme di mescola dura e anche molto alte, quindi la macchina sorprendentemente gira anche parecchio in mezzo al misto, non è sorda, ma in fondo al rettilineo, quando prendo la prima curva a sinistra, praticamente mi si punta sulle gomme davanti, non tende a capottare, ma punta talmente tanto sulle gomme davanti che mi scivola completamente il retrotreno e non riesco a farla in pieno. Normalmente quella curva si farebbe in pieno o parzializzando leggermente il gas, invece qua devo completamente mollare, altrimenti rischio di perderla. E devo guidare per adesso sulle uova. Come avete sentito dallo speaker sono passati 5 minuti, gli altri hanno già iniziato a rientrare ai box a 4 minuti e 30 più o meno. Io invece rientro adesso perché il mio motore abbiamo visto che in qualifica riusciva a fare i 5 minuti e questo è un altro elemento importantissimo della mia strategia di gara, cioè fare qualche pit stop in meno degli altri perché ho più autonomia. Che rischio in fondo al dritto, la macchina gialla davanti a me intraversa, io arrivo e sono costretto al bloccaggio, cioè bisogna sempre stare attenti qua, non puoi mai calare la concentrazione. Ecco, cosa vi dicevo? 2 macchine a Prato. È una pista veramente molto difficile che ti porta all'errore, è molto facile sbagliare. Sono passati i primi 5 minuti dove tutti partono a fuoco, convinti che la gara sia già finita in 5 minuti, ma adesso iniziano a venire fuori le difficoltà. Guardate i verdi sono due, i verdi sono...
A 8 minuti di gara sono quarto, a 2 minuti di gara ero settimo e tenete conto, come avete visto, che non ho praticamente sorpassato nessuno, anzi ho dato strada a chi mi arrivava dietro, eppure sono già quarto. Questo perché gli altri stanno iniziando a sbagliare parecchio ed è proprio quello che mi aspettavo. Va benissimo così, continuiamo così. Oh mamma, oh mamma, oh mamma, oh mamma. Il nostro caro amico verde sbaglia. Io vedo spazio all'interno, mi butto dentro, mi infilo. Lui non molla niente, non so grazie a cosa non mi tocchi perché veramente mi sfiora, come potete vedere dal replay. Comunque questo sorpasso è il sorpasso del doppiaggio, cioè nei primi 2 minuti andava a fuoco, dopo 8-9 minuti gli ho dato un giro. Vedete quando intendo che le gare non si vincono in 5 minuti? Bisogna usare la testa. Sì. Sì, sì. La testa! Oddio che rischio! Ho sbagliato l'ingresso sul rettilineo, ho perso velocità, quindi la macchina dietro gialla che mi seguiva sul dritto, senza pensarci, mi appaia, mi sfiora, mi svernicia per millimetri. Abbiamo rischiato un botto allucinante. Io sinceramente, a meno che non mi sto giocando la gara, un sorpasso così sul dritto non lo faccio, sbaglierò io, però vabbè. Basta perché poi mi ha rotto i coglioni, un po' di filo, non lo so. Sì, sì. Siamo esattamente a metà gara, 15 minuti al termine. Adesso le gomme funzionano bene, si sono abbassate, riesco a fare il curvone in fondo al dritto in pieno senza mollare il gas, senza rischiare di perdere la macchina, e anche nel misto la macchina è reattiva perché le gomme si sono abbassate. Inoltre ho trovato le linee giuste perché, come ho detto inizialmente, praticamente la pista non la conoscevo, ci ho potuto provare poco e quindi mano a mano che ci sto girando sopra trovo le linee, le traiettorie giuste e quindi sono nel mio momento migliore, diciamo adesso.
Questo funziona bene. Si riposa solo qua, il resto va bene. Le prime due sono entrambe lontane. Io ho fatto le mie parti. Avete visto praticamente uno dietro l'altro in pochissimi minuti 5 errori dei miei avversari. Questo perché, come vi dicevo, su questa pista è molto facile sbagliare, molto facile sbavare, e adesso siamo quasi a fine gara, mancano 8 minuti, la concentrazione inizia a scendere, le gomme iniziano ad essere in crisi più per gli altri che per me, che sono partito con gomme più conservative, e adesso per loro iniziano i problemi. Come all'inizio, non capisco questa cosa. Come vedete, la macchina bianca fa un errore, va sull'erba, si intraversa, io arrivo, mi infilo, praticamente sono quasi davanti, lui rientra e, rientrando diciamo dal fuoripista, non è che molla il gas, no, tenta comunque di rientrare in traiettoria e ci picchiamo. Fortunatamente non succede niente, ma basta un nulla comunque per buttare la gara, per buttare tutto alle ortiche, e non si può mai rilassarsi. Siamo entrati negli ultimi 5 minuti di gara, le mie gomme iniziano praticamente ad essere alla frutta, ma il problema principale è che sono completamente consumate in modo diverso tra esterne e interne, quindi faccio fatica sul dritto a tenere dritta la macchina, appunto, ma fortunatamente, siccome in tutto il resto della pista ho sempre lo sterzo in mano, questo problema non lo sento, non lo avverto. E a parte questo, a parte che le gomme sono comunque finite, la macchina la sento ancora bella, funziona bene, è bella reattiva nel misto e non si sente dalla comunicazione radio. Chiedo quanto distacco ho dal primo, caso eccezionale per me, perché io solitamente sono molto conservativo, cioè solitamente a questo punto della gara sono secondo, mi sta andando tutto bene, chiedo quanto ho di vantaggio da quelli dietro per paura che mi vengano a prendere. Invece chiedo quanto distacco ho dalla posizione numero 1, perché un pensiero sull'andare a vincerla ce lo faccio.
Siamo agli sgoccioli della gara, ultimi 2 minuti. Il distacco tra me e la prima posizione è quello che vedete indicato a schermo. Praticamente ho mezza pista, forse poco meno di distacco. È impossibile che io abbia il ritmo per andarlo a prendere, quindi continuo la mia gara, continuo il mio passo e posso solo passarlo se lui commette un errore, altrimenti finisce così e va benissimo così. Questo lo faccio andare, questo lo faccio andare. Mi sono mosca in faccia. Sì. Sì, che gara, che gara. Una delle mie gare più belle, sono veramente stracontento perché bisogna considerare tutto, bisogna considerare che non ho potuto provare su questa pista, mi sono presentato pronti via al giorno della gara, bisogna considerare che abbiamo dovuto per forza di cose utilizzare una strategia non ottimale in finale, cioè non fare il cambio gomme ma andare su un unico treno e questo ci ha un po' penalizzato, ma nonostante questo, rivedendo la finale, devo dire che l'ho guidata veramente veramente bene, l'ho guidata veramente morbida, rotondo, pulito, regolare, senza mai fare una sbavatura e questo si vede anche dai crono. Sono stato per assurdo quello che ha fatto il best lap più lento della finale con un 11,7, ma il mio giro più lento è stato 12,3, cioè lo scarto tra il best lap e il giro più lento è molto basso. E questo considerando anche il fatto che io sono partito con delle gomme alte e dure e quindi ho mantenuto gli stessi tempi sia in quelle condizioni, sia quando le gomme sono migliorate, sia quando le gomme sono completamente peggiorate verso la fine della gara, quando avevano uno scompenso incredibile tra interne e esterne come diametri, come potete vedere da questa foto. Ecco, questo è un'altra cosa, questo è un errore, un'altra cosa da tenere in considerazione per il futuro. Avremmo dovuto partire con delle gomme esterne più alte perché così la macchina era completamente sbilanciata. E comunque bello, è una grande soddisfazione nonostante queste difficoltà essere riusciti a portare a casa un secondo posto e di più non si poteva fare. Siamo arrivati a 6 secondi dal primo, lui ha fatto il cambio gomme, noi no. Va benissimo così. E bene, detto questo, cosa dire? Questa era l'ultima gara della stagione, ormai l'inverno è alle porte, quindi la stagione per me è terminata. Non poteva finire in modo migliore. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!